Ciao a tutti, come state? Buon sabato italiano. Come va? Una giornata piovosa in Serbia, anche qui, anche qui a Roma. A dire la verità, il sole va e viene, quindi anche la pioggia va e viene. Qui c'è il sole, ah, beati voi, bello. Qui ci sono degli acquazzoni improvvisi, quindi all'improvviso piove tantissimo. Quindi non si sa che cosa fare, se uscire con l'ombrello oppure no, cosa mettersi, se mettersi una giacca antipioggia oppure no. Eh, allora, aspettiamo qualche secondo che arrivino tutti. Allora, la scorsa volta abbiamo iniziato a parlare del passato prossimo e, abbiamo cominciato a, vedere insieme il capitolo 17 della videogrammatica, che è il, mio libro di grammatica che stiamo usando in queste dirette per studiare insieme o per ripassare. Questa è un'autopromozione perché il libro l'ho scritto io. Bene. Quindi il capitolo sul passato prossimo è il capitolo 17. Oggi, infatti, se avete visto il titolo di questa diretta, la lezione è la lezione 17 bis, che vuol dire che continuiamo a parlare del passato prossimo, perché ci sono altre cose importanti che dobbiamo dire e quindi questa ecco, piove di nuovo. Questa è l'unica soluzione: dividere il capitolo in 2 parti. L'ultima volta ci siamo lasciati con un'informazione che è la seguente: ci sono dei verbi che possiamo usare sia con l'ausiliare essere, sia con l'ausiliare avere. Quindi di fatto ci sono dei verbi che al passato prossimo possiamo usare sia con avere sia con essere. Alcuni mantengono lo stesso significato, come questi che leggete sullo schermo: salire, scendere, vivere. Il significato del verbo non cambia. Cambia come strutturiamo la frase, quello sì, ma non cambia il significato del verbo. Quindi, per esempio, salire, posso dire: "Ho salito le scale". Posso anche dire: "Sono salita al quinto piano di un palazzo", per esempio. Quindi non cambia il significato del verbo salire, perché l'azione è la stessa, salire. Che cosa cambia però? Cambia la struttura della frase e cambia anche la transitività del verbo, perché nel primo esempio
ho salito con l'ausiliare avere, c'è poi un oggetto diretto, le scale. Quindi ho salito che cosa? Le scale. Quindi ho salito qualcosa. Al contrario, se uso l'ausiliare essere, nella frase c'è un oggetto indiretto, quindi con una preposizione tra, il verbo e l'oggetto. Sono salita al quinto piano. Quindi la domanda è: dove, per esempio. Ma la caratteristica dei verbi intransitivi è che possono esistere in una conversazione anche senza un complemento oggetto, perché io posso dire solamente: "Sono salita" ed è una frase con significato pieno, perché esprime tutta l'azione di salire. Al contrario, se dico solo "ho salito", manca qualcosa, manca un'informazione, proprio perché in questo caso con l'ausiliare avere questo verbo diventa transitivo e c'è la necessità di specificare che cosa ho salito. Va bene? La stessa cosa succede con scendere, che è il contrario di salire, e anche con il verbo vivere. Con il verbo vivere posso decidere di usare l'ausiliare avere oppure l'ausiliare essere e il significato non cambia. Va bene? Quindi posso dire: ha vissuto una vita piena, sua zia è sempre vissuta a Parigi. Okay? Forse è importante specificare una cosa, che se dico: "Ha vissuto una vita piena", come vedete ha vissuto che cosa? Una vita piena, c'è il complemento oggetto. Quindi in questo caso usiamo solo avere come ausiliare. Nel secondo esempio invece, sua zia è sempre vissuta a Perugia, prima che ho detto a Parigi, mi sa, ho letto male, a Perugia. In questo caso invece possiamo anche dire sua zia ha sempre vissuto a Perugia. Va bene? Okay. Ci sono altri verbi con il doppio ausiliare che però cambiano significato in base all'ausiliare che usiamo. Per esempio, correre, passare, cambiare. Sono, dei verbi molto comuni che cambiano significato in base all'ausiliare che noi usiamo. Perché se dico: "Ho corso 5 chilometri stamattina" e poi dico: "Sono corsa da lei appena l'ho saputo", in queste 2 frasi cambia il significato del verbo correre. Ci sono 2, se vogliamo, accezioni diverse, perché con il verbo avere, ho corso 5 chilometri, mi sto riferendo all'attività fisica. Ho corso per attività fisica, attività sportiva. Invece, se uso l'ausiliare essere, quindi sono corsa da lei appena l'ho saputo, sto semplicemente indicando un movimento veloce
una corsa senz'altro, ma non per motivi sportivi, ma per altri motivi, perché è successa una cosa urgente e quindi devi correre. Va bene? Se avete domande su questo lasciatele, scrivetele nella chat e poi alla fine di questa diapositiva vediamo le domande. Poi un altro verbo che cambia significato è passare. Ho passato un bel sabato in campagna. In questo caso, passare è un sinonimo di trascorrere. Passare del tempo, trascorrere del tempo. Ho passato una bella giornata in campagna. Poi, se dico nostra zia è passata a salutarci, il significato di passare è diverso, perché in questo caso passare significa andare in un luogo, restare molto brevemente e poi andare via. Passare a salutare qualcuno. Quindi in questo caso non significa, ehm, trascorrere del tempo, ma indica un movimento, okay? Quindi vedete che comunque ritorna il fatto di, usare l'ausiliare essere con i verbi di movimento. In questo secondo esempio, nostra zia è passata a salutarci. Passare è un verbo di movimento, va bene? Poi vediamo cambiare. Questo l'abbiamo visto anche la volta scorsa. Ho cambiato casa, sono cambiata, in meglio o in peggio, chi lo sa. Ho cambiato casa, uso l'ausiliare avere. Perché? Perché in questo caso c'è bisogno di, un oggetto diretto. Ho cambiato che cosa? Casa. Ho cambiato casa, ho cambiato lavoro, ho cambiato la lampadina in soggiorno, per esempio. Quindi cambiare qualcosa è un'azione pratica, cambiare. Nel secondo esempio invece, sono cambiata. Sto parlando di un cambiamento mio interno, di carattere, di atteggiamento, di prospettiva, di mentalità, quello che volete. Ma è un cambiamento interiore, diciamo. Va bene? Allora vediamo qualche domanda. Ho passato una buona serata. Sì, questo esempio è corretto, perché in questo caso passare è un sinonimo di trascorrere. Quindi ho passato una buona serata, ho trascorso una buona serata. Benissimo. Quindi correre può essere usato in diversi contesti. Sì, esatto. Correre. Per esempio, chiamo qualcuno e dico: "È successa una cosa gravissima, devi correre." Significa che devi venire qui subito, ti devi sbrigare. Quindi non è un devi correre, devi fare attività fisica, ma correre in questo caso significa fare qualcosa velocemente.
Come si chiamano questi verbi che richiedono avere essere come ausiliare? Non so se ci sia un nome specifico, sai? Non credo. Oppure se c'è non lo conosco. Come materiale ausiliario, cioè per studiare, possiamo trovare questi verbi da qualche parte? Sì, sicuramente se fate una ricerca su internet, ci sono le liste di questi verbi. Uhm, Però per il momento appuntatevi questi, che sono quelli veramente tanto usati nelle conversazioni. Poi sicuramente con una breve lista ma anche nella grammatica. Nel libro di grammatica ci sono scritti questi verbi. Sono passato davanti a lei. Sì, sono passato. Certo, verbo di movimento, passare. Mh-mh. Esatto, questo è un altro uso del verbo passare. Sono passato davanti alla, vetrina del negozio, nel senso di vabbè, in realtà è lo stesso significato di passare velocemente, no, andare velocemente attraverso un luogo o davanti a un luogo, davanti a una persona, sì. Sono passata al supermercato. Esatto. Quindi sei andata velocemente a comprare il latte al supermercato e poi sei andata via. Sono cambiata tantissimo dopo averti conosciuto. Esatto. Questo esempio è corretto. Mh-mh. Sono passata a casa di Luca. Sono corsa in panetteria. Sì, perché stava per chiudere. Sta per chiudere la panetteria e quindi devo correre. Esatto, sì, quindi sono corsa in panetteria perché stava per chiudere. Esatto. Uhm, e il verbo crescere, anche il verbo crescere ha un doppio ausiliare, perché posso dire: "Ho cresciuto qualcuno", per esempio: "Ho cresciuto mio figlio in città", non so, oppure: "Ho cresciuto mio figlio bene". In quel caso, ovviamente, l'azione ricade su qualcun altro, quindi ho cresciuto qualcuno. Quindi ho cresciuto chi? Mio figlio. Invece, se dico sono cresciuta faccio riferimento al mio alla mia crescita, diciamo, no, biologica. Sono cresciuta a Roma. Nel senso che ho passato tanti anni di vita, da quando ero piccola all'età adulta, a Roma. Quindi in questo caso non cambia il significato, perché il significato è sempre lo stesso, no, crescere, diventare grandi. Cosa cambia? Cambia, il punto di vista dell'azione. Quindi con l'ausiliare avere, l'azione ricade su qualcun altro, quindi il soggetto compie l'azione e l'oggetto riceve l'azione.
Invece, con l'ausiliare essere è, un'azione diciamo, compiuta dal soggetto, ma che rimane sul soggetto, un po' come i verbi riflessivi, se vogliamo. Con la frase "ha vissuto una vita piena" si intende che la persona non c'è più? Non necessariamente. No, non per forza. Perché posso anche dire, questa frase per parlare magari di una persona che ha scelto uno stile di vita tranquillo, ritirato, magari, in solitudine. Quindi no, non è, necessariamente quello il significato. Ho cambiato idea, siete cambiati di atteggiamento. Perfetto, esattamente. Ho passato una bella vacanza. Esatto. Allora, domanda: in tutti i casi in cui possiamo usare avere o essere come ausiliare, mhmm, allora in tutti i casi in cui possiamo usare avere o essere come ausiliare, sono i casi in cui usiamo i tempi composti dei verbi, quindi per esempio il passato prossimo. E non possiamo usare altri verbi come ausiliari, solo essere e avere sono, ausiliari in quel contesto. La forma con avere è sempre transitiva e la forma con essere è sempre intransitiva. O ci sono eccezioni? Uhm, sicuramente ci sono eccezioni. Diciamo che, generalmente quando usiamo il verbo avere, il verbo è transitivo e quando usiamo il verbo essere è intransitivo, generalmente. C'è sempre qualche eccezione, ovviamente. Mhmm, per esempio, mi viene in mente il verbo telefonare, che è telefonare a qualcuno, quindi è un verbo intransitivo perché ha un oggetto indiretto, a qualcuno. Ma con il verbo telefonare usiamo l'ausiliare avere. Ho telefonato a mia sorella. Quindi sì, ci sono eccezioni. Le eccezioni ci sono quasi sempre. Il verbo viaggiare solo l'ausiliare avere. Ho viaggiato. Sono corso all'ospedale. Sì. Quindi hai ricevuto una notizia all'improvviso e sei corso all'ospedale, quindi sei andato velocemente, letteralmente sei corso, all'ospedale, ma per, raggiungere l'ospedale in modo molto veloce, ecco. Parlare è un'eccezione?
In che senso? Con il verbo parlare possiamo usare solo l'ausiliare avere. Ho parlato, ho parlato. Ah beh sì, certo. Ho parlato di qualcuno, ho parlato con qualcuno, ho parlato a qualcuno, sì. Sì. Nel senso che parlare è intransitivo, ma usiamo il verbo l'ausiliare avere. Sì, 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 sì. Allora vi chiedo una cortesia: quando fate una domanda che riprende un discorso precedente, scrivetelo nel commento, perché altrimenti non capisco subito qual è la domanda, va bene? Usiamo essere anche per un cambiamento fisico? Che intendi per cambiamento fisico? Fammi un esempio. Piacere possiamo usare no, piacere usiamo solo con essere, solo con il verbo essere piacere. Ecco, sì, 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 avevo capito la domanda. Dopo l'ho capita. Allora, piovere, il verbo piovere. Il verbo piovere in teoria è intransitivo, perché è un verbo impersonale che non ha un soggetto e quindi in quanto verbo impersonale è intransitivo. Quindi è piovuto, si dice grammaticalmente. Poi, c'è questa tendenza anche ad usare il verbo avere, quindi dire ha piovuto, ma ed è accettato, tanto si accetta tutto ormai, quindi è accettato, ma grammaticalmente non è proprio correttissimo, perché se dico ha piovuto, qual è il soggetto? Non c'è il soggetto. Quindi grammaticalmente piovere è intransitivo, è piovuto. Okay. Sono già le 6, abbiamo un sacco di cose da dire. Ehm, c'era una non la ritrovo più. Eh sì, il verbo trascorrere si può usare in entrambi i modi. Ho trascorso una bella vacanza. Sì, è come passare, no, ho trascorso una bella vacanza, ho passato una bella vacanza. Le vacanze sono trascorse veloci, oppure le vacanze sono passate velocemente. Sì, è lo stesso ragionamento. Allora, ciao, mi chiamo Manish o Manish e vengo dall'India. Sto preparando il CILS B2 e il mio esame si terrà presso l'ambasciata italiana in India. Se hai qualche consiglio, suggerimento o materiale utile, per favore. Allora, innanzitutto, ciao Manish, come stai? E in bocca al lupo per l'esame. Allora, qualche consiglio o qualche suggerimento. La cosa più
complessa degli esami di certificazione, secondo me, sono, le prove in sé, non tanto la lingua, perché alla fine la lingua è quella che studiamo in classe, ma la tipologia di esercizi. Quindi non è una uno studio della lingua, ma di come fare quella tipologia di esercizi, secondo me. Ehm, Ci sono molti, siti su cui è possibile trovare dei materiali per esercitarsi. Proprio il sito dell'Università di Siena. Su quel sito ci sono dei materiali. Ti lascio il link nella chat, così puoi. Comunque se vai sul sito dell'università o se cerchi su Google CILS B2 prove, troverai la pagina dell'Università di Siena con le prove in PDF, quelle passate ovviamente, per esercitarsi. Allora, tornando alla domanda sul cambiamento fisico con il verbo essere, aspetto fisico. Sì, sicuramente, se tu dici lui è cambiato, può anche essere un aspetto, un cambiamento di aspetto fisico, perché è cresciuto, perché è invecchiato, eccetera. Sì. Ok. Mancano solo 2 settimane alla mia vacanza in Italia, spero di essere capito quando parlo. Sono già emozionato. Sicuramente, sicuramente. A giudicare da come hai scritto il commento, sì, certo che sarai capito. Allora, andiamo avanti, perché oggi dobbiamo vedere un sacco di cose. Allora, in questa lezione 17 bis vediamo come usare il passato prossimo con i verbi modali, quindi di fatto la scelta dell'ausiliare, quando abbiamo il verbo modale e poi un infinito, e poi come usare il passato prossimo con i pronomi diretti, che anche lì c'è un punto interessante. Allora, una domanda, importante. Al passato prossimo i verbi riflessivi usano tutti essere, vero? Sì, sì. Non solo al passato prossimo, a tutti i tempi composti. Quindi per esempio anche il futuro anteriore, che ne so, il trapassato prossimo, tutti i verbi composti, tutti i verbi in cui dobbiamo usare un ausiliare. Sì, i verbi riflessivi tutti, come anche i verbi pronominali, per esempio. Allora, i verbi modali, volere, dovere e potere, teniamo da parte sapere, perché al passato prossimo perde il suo valore modale. Non significa più, per esempio, se dico so giocare a tennis, non usiamo questa frase al passato prossimo. Ho saputo. No, usiamo l'imperfetto, ma questo è un altro discorso. Quindi per questo motivo non leggete il verbo sapere in questa lista. Ci concentriamo solo su volere, dovere e potere. Se li usiamo
da soli, l'ausiliare è avere. Ho voluto, ho dovuto, ho potuto. Okay, ma questo è semplice. La cosa un po' più complessa, ma in realtà no, non è vero, non è complessa, è facile, perché è sempre la stessa cosa che diciamo sulla scelta dell'ausiliare, sul a al passa con il passato prossimo. Non cambiano le regole. Quindi, che cosa osservate? Che cosa notate? Osservate queste 2 frasi e poi mi dite nei commenti che cosa notate. Quindi oggi è una lezione di osservazione della lingua, va bene? Quindi, ho voluto leggere questo libro, sono voluta andare in quel posto. Come scelgo l'ausiliare in questo caso? Nel primo esempio c'è l'ausiliare avere, ho, poi c'è il participio passato del verbo modale, volere, quindi ho voluto, e poi c'è il verbo all'infinito che vogliamo usare, in questo caso leggere. Quindi ho voluto leggere. Nel secondo esempio, l'ausiliare è essere. Sono voluto, voluta, quindi ritroviamo il participio passato del verbo volere. In questo caso però dobbiamo fare l'accordo, perché c'è il verbo essere come ausiliare, quindi io dico: "Sono voluta andare in quel posto". Il verbo all'infinito è andare. Quindi esattamente, quello che conta è il verbo che segue. Esatto. Quindi la scelta dell'ausiliare, quando usiamo il passato prossimo con i verbi modali e poi un verbo all'infinito, dipende dal verbo all'infinito. Nel primo esempio, leggere. Leggere che cosa? Un libro. Quindi leggere è ho letto, no, se dico: "Ho letto questo libro", l'ausiliare è avere. Nel secondo esempio andare, andare è un verbo di movimento. Io sono andata, noi siamo andati. Quindi anche qui il verbo è essere, no, è molto logico, giusto? Perché sottolineo questa cosa che è logico? Perché quando studiamo la scelta dell'ausiliare al passato prossimo, questo è il ragionamento che impariamo a fare. E quindi questo stesso ragionamento poi lo applichiamo anche a questa situazione. Va bene? Okay, perfetto. Vediamo altri esempi. Qui con il verbo modale dovere, ma non cambia il ragionamento. Ho dovuto raccontare quello che è successo. Sono dovuta partire presto. Vediamo un altro esempio con potere. Non ho potuto disdire l'appuntamento.
Sono potuta entrare anche senza prenotazione. Non va bene? Quindi qui abbiamo il verbo disdire. Disdire che cosa? Un appuntamento. Disdire significa annullare. Disdire un appuntamento. Entrare è un verbo di movimento. Quindi il verbo ausiliare è, essere. Bene. Mettiamo un attimo in pausa la diapositiva e leggiamo qualche esempio. Ho voluto visitare Roma. Siamo voluti partire presto. Sono dovuta andare dal dentista. Esatto. È la prima volta che vedo il verbo disdire. È un bellissimo verbo, disdire. È un verbo che usiamo, disdire un appuntamento, o disdire una prenotazione. Aspetta, questo lo leggo dopo. Allora, non ho potuto telefonare a Sara, è corretto? Ma il verbo è intransitivo. Sì, la frase è corretta. Abbiamo detto prima, c'era un'altra domanda sulle eccezioni, che il verbo telefonare, nonostante sia intransitivo, vuole l'ausiliare avere. Non ho potuto telefonare a Sara. Ho telefonato a Sara. Allora, ecco questa era la domanda. Piccola domanda. La domanda è lunga. Per i verbi di movimento ci riferiamo a quelli dove lo spostamento va da un punto A a un punto B, perché per esempio ballare significa muoversi, ma diciamo ho ballato. Allora capisco la domanda, però no, non è necessariamente da un punto A a un punto B. Perché per esempio anche viaggiare, io viaggio, quindi vado da un punto A a un punto B, però anche viaggiare vuole l'ausiliare avere. Come dicevamo prima, ci sono sempre delle eccezioni. Uhm, Però anche i verbi come per esempio entrare e uscire non è uno cioè non è in realtà uno spostamento da un punto A a un punto B. Quindi devi ricordare il verbo ballare semplicemente come una eccezione. Oppure puoi pensare più che ai verbi cioè i verbi di movimento, ma movimento inteso come spostamento, come uno spostamento, non muoversi nel senso di muoversi, fare così, capito? Prova a pensare come verbi di spostamento, in cui c'è uno spostamento da verso un altro luogo. Ho potuto dire la mia opinione.
Sono dovuta uscire presto. Esatto. Allora, questo esempio mi porta a fare una riflessione. Perché quando qualcuno chiede: "Si dice o non si dice?" Allora c'è questa, tendenza dell'Accademia della Crusca, che si occupa del diciamo, dello studio della lingua italiana, come è l'Académie Française in Francia o l'Accademia Spagnola in Spagna, che non so come si chiami, mi dispiace. Ehm, la differenza qual è? La differenza è che per l'Accademia della Crusca è tutto accettato, si accetta tutto. Perché nel momento in cui qualcuno o tanti parlanti dicono una cosa, è un uso grammaticalmente scorretto, ma è accettato. Quindi la caratteristica dell'Accademia della Crusca è che non ci sono cose sbagliate, no, quando in realtà sì, ci sono cose sbagliate. Quindi anche questo, ieri ho voluto andare alla gelateria, è uno di quegli esempi che se andate a leggere come come l'uso dell'imperfetto, no, nel periodo ipotetico, leggerete, s grammaticalmente bla bla bla, ma è a un uso accettato. Quindi, questo per dire che ci sono persone che usano il verbo avere e basta, come ausiliare, con i verbi modali e quindi se potreste sentire qualcuno dire: "Ho voluto andare alla gelateria", ma detto tra noi, mi fanno male le orecchie. Ho voluto andare. Il punto qual è? Il punto è che non è logico, perché se io studio che ci sono delle regole per la scelta dell'ausiliare, ha senso, è logico continuare ad usare la stessa regola anche quando devo scegliere l'ausiliare in altri contesti. Non può cambiare tutto di nuovo, perché? Perché le persone non sanno usare gli ausiliari giusti, perché poche persone e quindi è accettato. Mi dispiace, ma questo momento polemica dovevo farlo, specialmente parlando di questo argomento. Ehm, quindi non lo so, per logica continuate ad applicare le regole che studiate. Questo è l'unico consiglio che posso darvi in questo senso. Ah, eccola, la RAE. Questa volevo chiamare in causa. Un altro esempio corretto: ho dovuto dire la verità, si è dovuto fermare. Esatto. Allora, attenzione a questo esempio, perché scrivere non è lo stesso verbo in tutte e 2 le frasi. Ho scritto un messaggio, ma mi sono iscritto al canale. Nel primo esempio il verbo è scrivere, nel secondo esempio il verbo è iscriversi, non è lo stesso verbo.
in teoria no. Il lavoro dell'Accademia della Crusca non è quello di imporre regole, ma di osservare la lingua. È per questo motivo che dicono anche che, per esempio, nonostante l'uso dell'imperfetto nel periodo ipotetico, per esempio, no, "se lo sapevo, lo dicevo", lo attestano come accettato, semplicemente perché molte persone dicono così. Però secondo me non lo so, non sono d'accordo, ecco. Allora, andiamo avanti, ragazzi e ragazze, perché qua il tempo stringe. Facciamo un esercizio. Per chi ha il libro è l'esercizio 15 a pagina 106. Questo qui. Allora, facciamo. Allora, rispondo brevemente a una domanda. Esempi di plurale in un'altra lezione o una grammatica diversa? Allora, io nella grammatica ci sono tutte le persone. Nelle diapositive, siccome sto cercando di spiegare dei concetti, uso per facilità la prima persona singolare, ma in realtà gli esempi al plurale li facciamo sempre. Però può anche essere un esercizio può anche essere un esercizio provare a coniugare gli esempi di oggi a tutte le persone, no, perché no? Allora sì, capisco quello che vuoi dire. Alla fine del giorno sono i parlanti che fanno le regole di una lingua. Sicuramente, sicuramente. Uhm, non dico questo, ma quali sono i cioè bisogna vedere non so come dire questa cosa senza uhm, il fatto è che chi un conto è che se siamo in una conversazione informale e dico: "Se lo sapevo, lo facevo", ma al contempo so che quella è una situazione estremamente informale, è una lingua non controllata, ma io so che il periodo ipotetico di secondo grado non è quello, è sbagliato e quindi in altri contesti io uso la lingua corretta e questo è un fatto, è un discorso. Il problema sorge nel momento in cui, c'è solo un aspetto di questo. Il problema secondo me sorge nel momento in cui le persone che parlano conoscono solo una soluzione e quindi non conoscono la totalità della lingua, capito? Questo è il mio dubbio, no, sul fatto di osservare e accettare determinati usi. Perché spesso vengono accettati degli usi che però sono sbagliati e quindi quell'uso è fatto perché alla base c'è una non conoscenza di quell'aspetto linguistico
E quindi dal mio punto di vista si crea un po' un cortocircuito, no, vabbè, questo è, un argomento che forse potremo riaffrontare in un'altra occasione, però sì. Uhm, sì, è un argomento talmente interessante da meritare un doppio bis. Esatto. Beh, possiamo fare un tris, che di solito al ristorante è tris di primi o di secondi. Qui facciamo il tris di argomenti linguistici. Sì, esatto, il ruolo della crusca è descrittivo, non è prescrittivo, sì. Allora, facciamo questo esercizio. Allora, vediamo le soluzioni. Lidia e Giovanna sono molto amiche, ma non si vedono spesso a causa del loro lavoro. Finalmente ieri pomeriggio sono riuscite a vedersi. Hanno voluto fare una passeggiata per passare un po' di tempo insieme. Hanno camminato per il centro di Roma, si sono raccontate le ultime novità e hanno potuto ammirare il tramonto. All'improvviso è arrivata la pioggia. Praticamente queste sono le mi viene da ridere a rileggere questi esercizi che ho scritto perché sono praticamente molto, molto reali. Ehm, e sono dovute tornare a casa velocemente. È stata comunque una bella serata, perché sono potute stare insieme per qualche ora. Bene, avete domande su questo esercizio? Se no andiamo avanti perché manca ancora tutta un'altra parte. Allora, informazione importante.
quando usiamo un verbo riflessivo, l'ausiliare dipende da dove mettiamo il pronome riflessivo. Quindi posso dire: Carlo e Nina si sono voluti sposare. Quindi uso il verbo essere, se stacco, diciamo, il pronome lo metto prima. Invece uso l'ausiliare avere se il pronome sta con il verbo all'infinito. Quindi Carlo e Nina hanno voluto sposarsi. Quindi c'è questa particolarità con i verbi riflessivi. Okay. Dovrei urlare per risponderti alla domanda scritta in stampatello. Sto bene, tu come stai? Allora, veniamo a un altro punto interessante dell'uso del passato prossimo. C'è un caso in cui dobbiamo fare l'accordo del passato prossimo quando c'è l'ausiliare avere. Abbiamo detto che l'accordo si fa solo con essere. C'è anche però la possibilità di fare l'accordo con avere, ma solo in questo caso, solamente quando usiamo un pronome diretto prima del verbo coniugato al passato prossimo. Anche qui vi chiedo di osservare questi esempi. Osservate la posizione dell'oggetto diretto rispetto al verbo, sia nella domanda che nella risposta. Hai incontrato Sabrina alla festa? No, non l'ho incontrata. Quindi qual è qui la cosa interessante? La cosa interessante è che nella domanda, ovviamente, l'oggetto è dopo il verbo, no? Hai incontrato Sabrina alla festa? E quindi l'uso del passato prossimo è quello classico. Nella risposta invece cosa cambia? Cambia che già conosciamo l'oggetto. Usiamo quindi un pronome diretto prima del verbo e in questo caso il participio passato, esatto, deve essere accordato con l'oggetto. Quindi qui L' è la, non la ho incontrata. Non l'ho incontrata, perché sappiamo che con lo e la possiamo mettere l'apostrofo al singolare. Con li e le no, al plurale no. Qual è però il fatto? Che anche qui si fa l'accordo solo con i pronomi diretti di terza persona, singolare e plurale. Quindi solo con lo, la, li e le. Tutto il resto è uso personale della lingua. Va bene? Vediamo un altro esempio. Hai incontrato Marco alla festa? No, non l'ho incontrato. Stessa cosa. Hai incontrato Marco e Giorgio? No.
non li ho incontrati. Hai incontrato Sabrina e Giulia? No, non le ho incontrate. Va bene? Quindi facciamo l'accordo, anche se c'è l'ausiliare avere, per una questione di logica nella frase. Quindi, siccome io so già di cosa parliamo, di chi parliamo, alla terza persona singolare e plurale, poi devo per forza fare l'accordo. Va bene? Ottimo, va bene, è chiaro perfetto. Esatto, come in questo esempio. Hai trovato gli occhiali? No, non li ho trovati. Perfetto. Ah, l'ho capito adesso, ma se è stata alla festa o no, giusto. Perché hai incontrato tutte queste persone? No, non ho incontrato nessuno, quindi alla festa non è andata, non sono andata. Allora, esercizio. Poi ce n'è anche un altro, sì. Esercizio 13 a pagina 105 per chi ha il libro, autopromozione. Altrimenti, eccolo qui. Ah, aspettate, ci sono delle domande. Allora, mi viene sempre in mente questo: quando dobbiamo aggiungere i pronomi diretti con avere, ci manca il contesto che normalmente il pronome diretto ci dà. Mhmm, dici? Però il contesto c'è, nel senso che l'oggetto nella domanda c'è, quindi quello è il contesto in questo caso. Non so se ti riferisci a qualcos'altro nello specifico. Come si dice se c'è maschile e femminile? Hai incontrato Paola e Corrado? Usiamo il maschile plurale, quindi sì, li ho incontrati, che però non è maschile nel senso stretto della parola, è, impersonale, però si usa molto spesso il maschile per l'impersonale. Allora, perché sono dovute e non sono dovuto? Che cosa? Dove? Sicuramente all'esercizio di prima. Sono dovute. Loro, perché è plurale. Lidia e Giovanna, 2 donne, quindi sono dovute, perché il soggetto è femminile plurale. Okay. Possiamo fare questo esercizio. Allora, ciao Gianna. Allora, esercizio 12, frase 5. Sì, lo vediamo dopo, va bene? Perché almeno adesso vado a vedere un attimo la frase. Allora, nel frattempo vediamo questo esercizio. Completa con i pronomi diretti
è la forma corretta del participio passato. Quindi quello che abbiamo appena detto. Allora, allora. Quando ho riletto questo dialogo mi è venuto da ridere, non so perché. A volte ho scritto dei dialoghi e delle frasi per gli esercizi molto buffi. Vabbè, però divertenti, nel senso allora iniziamo. Sono tornata. Hai comprato le fette biscottate per la colazione di domani? Sì, le ho comprate. E i tovaglioli li hai comprati? Sì, ho preso anche quelli. Hai preso il caciocavallo? L'ho preso, sì. Dovete immaginarlo con questo tono, il dialogo. E la pastata di pomodoro? Quella no, non l'ho trovata. Ma come non l'hai trovata? Il supermercato è pieno di passata di pomodoro. La prossima volta vai tu a fare la spesa. Okay. Avete domande su questo? Qui il contesto è sempre molto chiaro perché c'è sempre l'oggetto diretto nella domanda o nella frase precedente. Perfetto, benissimo. Mi baso sulla tua risposta. Grazie. Quindi? Ah, perfetto! Benissimo. La prima frase dovrebbe essere: "Sono tornato, secondo me la spesa l'ha fatta un uomo."
Allora, sono d'accordissimo con te. Non so perché l'ho scritta al femminile, o forse me l'hanno cambiata per non incappare nello stereotipo. Non lo so, però sì, hai ragione, hai ragione. Il caciocavallo è un formaggio questo qua, aspetta lo faccio vedere, molto buono tra l'altro, tipico del sud Italia, delle regioni centro-sud, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata. Cacio significa formaggio. Cavallo perché veniva portato, veniva legato e trasportato a cavallo. Questo è il caciocavallo. Questo, molto buono. Quando andavo a lavorare ad Agnone nel gruppo studio, quanto caciocavallo ho mangiato. Bene. Allora, vediamo un attimo, prima c'era la domanda di Gianna che chiedeva dell'esercizio 12, frase 5 dell'esercizio 12. Aspettate, avevo chiuso qui, ma in realtà mi serve. Eccolo. Chi ha il libro può andare a pagina 104, esercizio 12, frase 5. Hai avuto notizie di Giacomo? E c'è un dubbio sulla risposta. Qui la risposta è sì, l'ho sentito stamattina. Quindi l'apostrofo è lo, cioè Giacomo. Perché avere notizie di qualcuno è tutta una frase che significa sentire qualcuno, cioè hai parlato con Giacomo? Avere notizie di qualcuno significa to hear from someone. Quindi l'oggetto qui in realtà è Giacomo, non è notizie. Va bene? Perché questa è tutta una frase tutta insieme, è un modo di dire. Va bene? Ok. Allora, facciamo un altro esercizio. Esercizio 17, pagina 106. Allora, qui facciamo una cosa un po' anche per il passo. Che bisogna completare gli spazi del testo, per completare il testo, senza ripetizioni e usare i pronomi diretti oppure indiretti. Va bene? Allora, questa domanda l'abbiamo detto prima. Allora, aspetta. Allora, dov'è devi osservare il pronome, ma soprattutto leggere a pagina 105
Aspetta, devo tornare tutto indietro. Questo. Dove si trova il pronome riflessivo? Se è prima del verbo, l'ausiliare è essere. Se invece è dopo, con l'infinito, l'ausiliare è avere. E a pagina 105 c'è anche uno specchietto qui che spiega questa cosa. Quindi la risposta è sì, con i verbi riflessivi si deve usare l'ausiliare essere, ma nell'esempio dell'esercizio dov'è il pronome riflessivo? È un po' un esercizio con il trabocchetto, però non troppo trabocchetto, perché in realtà c'è lo specchietto accanto all'esercizio. A pagina 105. Ok. Quindi torniamo a questo esercizio. E poi finiamo. Perché oggi abbiamo fatto una lezione lunga. Comunque, anzi no, sai che facciamo? Questo esercizio ve lo do come compito per la prossima volta, ok? Quindi chi ha il libro, facciamo l'esercizio 17 a pagina 106. Chi non ha il libro può fotografare in questo momento. Mi tolgo. Va bene? Così la prossima volta iniziamo da questo esercizio che funziona anche come ripasso. Va bene? Allora, oggi è stata lunga, ma abbiamo chiacchierato, ci siamo divertiti, giusto? Sì. Perlomeno io sì. Io mi diverto durante le dirette. Spero anche voi. Allora, un grazie di cuore a tutti i super sticker, i super adesivi e ai nuovi membri del canale. Grazie mille, grazie davvero di cuore per il vostro sostegno. Ehm, che dire, vi do appuntamento a sabato prossimo per la lezione 18 e quindi cominciamo a vedere insieme l'imperfetto. Va bene? Grazie mille a voi e buon proseguimento, buon fine settimana. Ciao!